Ciao amici di Mondo Curioso 360. Oggi ci addentreremo in un affascinante viaggio nel mondo, dei fenomeni da baraccone, dai gemelli siamesi ai cosiddetti uomini animali. Esploreremo le vite straordinarie di coloro che hanno catturato l'immaginazione del pubblico attraverso le loro caratteristiche uniche e i loro talenti straordinari. Preparatevi a rimanere affascinati dalle storie di queste persone straordinarie che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'intrattenimento. Joseph Merrick. Noto anche come l'uomo elefante, era un uomo inglese nato nel 1862 con una grave malformazione cranio-facciale e corporea. Divenne una delle attrazioni principali dei baracconi vittoriani, dove il pubblico pagava per vederlo esibire la sua condizione. Merrick morì durante il sonno a causa di un soffocamento, apparentemente accidentale. A causa del peso della sua testa, era impossibilitato a dormire in posizione orizzontale. Quindi doveva giacere seduto con la schiena sorretta. Si ipotizza che la notte della sua morte potrebbe aver tentato di dormire in posizione normale, come facevano le persone a lui vicine. Grady Stiles Jr. Conosciuto come Lobster Boy, era un uomo con una rara malformazione chiamata ectrodattilia, che faceva sembrare le sue mani e i suoi piedi simili alle chele di un'aragosta. Si esibiva nei circhi e nei baracconi fino alla sua morte nel 1992. Stiles era un alcolizzato e molto violento con la famiglia. Nel 1992, la moglie di Grady Stiles, Teresa, e il suo figlio nato da un precedente matrimonio, Harry Newman Glenn, ingaggiarono Chris Wyant, un 17enne, per uccidere Stiles in cambio di $1.500. Wyant fu condannato a 27 anni di carcere per omicidio. Harry Newman fu condannato per il suo ruolo di istigatore, mentre Teresa fu condannata a 12 anni di carcere per aver partecipato alla cospirazione omicida. Annie Jones. Nota come la donna barbuta, era una donna americana nata nel 1865 con ipertricosi, una condizione che le faceva crescere i capelli in eccesso sul viso e sul corpo. Si esibì come fenomeno da baraccone in vari circhi. Nonostante il suo aspetto mascolino che non rivelava la sua femminilità, Annie Jones si unì in matrimonio 2 volte. La prima volta, nel 1881, all'età di soli 16 anni, con Richard Elliot, prendendo il suo cognome e diventando Annie Jones Elliot, da cui divorziò 15 anni dopo. Successivamente, nel 1896, si sposò con William Donovan, un amico d'infanzia ritrovato, ma la sua felicità fu di breve durata, poiché Donovan morì soltanto 4 anni dopo, lasciandola vedova. 2 anni più tardi, nel 1902, Annie contrasse una grave forma di tubercolosi, una malattia difficilmente diagnosticabile e curabile all'epoca, che causò la sua prematura morte, avvenuta a soli 37 anni di età. Chang Ed Eng Bunker. Conosciuti come i gemelli Siam, erano 2 fratelli siamesi nati in Thailandia nel 1811. Condividendo un torace e un fegato, si esibirono in tutto il mondo nei baracconi e nei teatri, diventando una delle attrazioni più celebri del loro tempo. Nonostante la loro condizione, si sposarono con 2 sorelle nel 1843. Eng e Sarah Ann ebbero 11 figli. Chang ed Adelaide ne ebbero 10. Le 2 famiglie vivevano in case separate e i gemelli si alternavano trascorrendo 3 giorni in ogni casa. Chang Bunker morì il 17 gennaio 1874 a causa di un coagulo di sangue cerebrale e Eng Bunker morì 3 ore dopo. Julia Pastrana. Nota come la donna scimmia, era una donna messicana nata nel 1834 con ipertricosi e una forma di iperplasia gengivale che le dava un aspetto simile a quello di una scimmia. Esistono diverse narrazioni sulla sua vita. Secondo alcuni compagni circensi, Annie proveniva da una tribù indigena nota come cercatori di radici e fu rapita da un'altra tribù, riuscendo poi a fuggire. Altri racconti sostengono che sia cresciuta con sua madre fino alla sua morte, dopodiché fu venduta al circo dal padre. Entrambe le versioni concordano sul fatto che Annie visse presso il governatore di Sinaloa fino al 1854. Secondo Ireneo Paz, Annie fu acquistata da un uomo di nome Sepulveda e iniziò la sua carriera circense esibendosi in spettacoli locali, ottenendo notorietà per le sue caratteristiche fisiche e guadagnandosi il soprannome di ragazza scimmia.
Lavorò sotto la gestione di J.W. Beach fino al 1854, quando incontrò Theodore Lent, che sposò a Baltimora, nel Maryland. È ricordata dagli spettatori come una donna dotata di talento e molto coinvolgente con il pubblico. Durante un viaggio a Mosca, Annie diede alla luce un figlio che presentava caratteristiche simili alle sue. Purtroppo, il neonato non sopravvisse oltre 3 giorni e Annie morì per complicazioni 5 giorni dopo il parto. E con questo si conclude il nostro viaggio nel mondo dei fenomeni da baraccone su Mondo Curioso 360. Quale di queste storie ti è piaciuta di più? Scrivilo nei commenti. Speriamo che questa esplorazione delle vite e delle storie di queste persone straordinarie vi abbia affascinato e ispirato. Ricordate sempre di mantenere uno spirito aperto e di apprezzare la diversità e la unicità che ognuno di noi porta con sé. Continuate a seguirci per altre incredibili scoperte e avventure nel mondo della curiosità. Iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.